curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Eccoci qua, buonasera a tutti. Siamo con l'autore Mario Pisciotta, che ha scritto un libro che si chiama 2050 la vita eterna. Buonasera Mario, è un piacere averti qui. Piacere mio. Ciao Giuseppe. Senti, come ti è venuto di scrivere questo libro? Come mai? Allora, ti dirò, io avevo in testa la trama di questo libro, parliamo di circa un anno fa, era inizio dicembre 2023, però non avevo tanta voglia di scriverlo perché io, diciamo, 2 anni fa ho pubblicato un altro libro che però era un saggio, si chiamava Tutto quello che forse non sai sulla Chiesa Cattolica, che non ha avuto molto successo, probabilmente io non li so pubblicizzare perché poi chi l'ha comprato mi ha detto che era molto interessante. Quindi, come ti dicevo, a inizio dicembre 2023 casualmente parlavo con una mia amica, io ho raccontato la trama che avevo in testa di questo libro che ho scritto. Ovviamente la trama che avevo in testa in quel momento era molto vaga rispetto al libro che poi ho scritto, e lei mi ha detto no, ma scrivilo, perché non lo scrivi? Comunque dico, l'idea è bella, anche se non lo vendi che importanza ha, mettilo per iscritto. Diciamo che da dicembre 2023 io ci ho pensato un poco, anche perché non è stata una persona insistente, diciamo io per carattere non amo le persone insistenti, e quindi poi alla fine, dopo circa 2 mesi, mi sembra che era fine febbraio 2024, ho iniziato a scriverlo. Ho capito. E di cosa parla il libro? Allora, il libro è diciamo un libro di fantascienza e fantamedicina ed è ambientato nel 2040. Si chiama La vita eterna perché c'è uno sconosciuto biologo che ha il pallino di trasferire il potere di ringiovanimento della cosiddetta medusa immortale, che è un animale che realmente esiste, sugli esseri umani. Diciamo che il contesto del 2040 è un contesto in cui praticamente quasi nessuno più lavora perché tutto è svolto dai robot e dalle intelligenze artificiali. In pratica gli unici che lavorano sono magistrati, politici, medici, insegnanti, ma è sempre una piccola parte della popolazione che lavora con gli stipendi, mentre tutto il resto della popolazione ha il reddito di residenza che corrisponde a circa 700 euro mese, così chiamato perché è legato alla residenza dello Stato in cui vivi, e poi c'è l'1% della popolazione che invece è diventata ricchissima perché non ha più i costi degli esseri umani come aziende, ma i robot, è praticamente tutto dominato da multinazionali. Considera che io ritengo molto verosimile che questo accada in futuro. Come ti dicevo, il libro è ambientato nel 2040 e poi ci sono tutte le varie, come si dice, sfaccettature di quello che succederà dopo che questo biologo riesce a, diciamo, a fare ringiovanire le persone, perché come puoi immaginare, una volta che le persone ringiovaniscono ci saranno tante cose che succedono anche non previste, tipo chi non vuole ringiovanire, la popolazione che aumenta. È un libro molto lungo perché secondo me è molto realistico. È molto realistico, ricalca anche la quarta rivoluzione industriale di Schwab, no? Che più o meno dice queste cose qui, ma le dice in termini reali, insomma. Non so se ne hai sentito mai parlare. Sinceramente no. La quarta rivoluzione industriale di Schwab, che è del World Economic Forum. In effetti parla di una dimensione transumana a cui arriveremo. Ci sarà un reddito, non possederai nulla e sarai felice, ci sarà un reddito tra virgolette di cittadinanza, chiamiamolo così, insomma, una cosa del genere, e la comanderanno le macchine, le persone non lavoreranno, dovranno insomma seguire le regole, un po' tipo insomma come sta succedendo con il credito cinese, insomma, non so se ne hai sentito parlare. E quindi quando ho letto questa storia mi ha ricordato molto questa questione qui. Cosa ne pensi?
Ma, io penso che si avvererà, tra l'altro ti dico nel mio libro, viene a crearsi anche un superpotere delle multinazionali che è molto al di sopra del potere degli stati, che già penso che oggi ci stiamo piano piano arrivando. E addirittura nel mio libro la percezione delle persone è che la colpa, diciamo, delle cose che non funzionano sia degli stati, mentre in realtà diciamo, su queste multinazionali riescono anche a orientare l'opinione pubblica. Non so se mi spiego, perché avendo il potere del denaro e non pagando tasse, perché queste multinazionali si vanno spostando continuamente da uno stato all'altro per non pagare le tasse, poi cosa fanno? Magari puliscono le spiagge, le persone vanno in queste spiagge pulite che sono delle multinazionali, mentre lo Stato non ha più i soldi per pulire le spiagge, e quindi i cittadini percepiscono come buone le multinazionali e cattivi gli stati, ma gli stati in realtà non hanno più i soldi perché le multinazionali, diciamo, li hanno messi un po' in ginocchio. Questo è tutto contenuto nel mio libro, ma anche molte altre cose, come la delegittimazione del medico che trova questa soluzione per ringiovanire, ma lui viene delegittimato dall'elite degli altri medici che, come puoi immaginare, per invidia non sopportano che sia un medico sconosciuto ad avere trovato questa soluzione, e quindi lui in pratica non riesce a vendere lui stesso quello che ha trovato, questo farmaco, chiamiamolo, per ringiovanire. Io credo che siano tutte cose molto realistiche. No, no, ma le cose che hai detto esistono già, perché oggi abbiamo una sovrastruttura di multinazionali che governano gli stati, Sì, ma sì, questo sicuramente. è registrato al SEC negli Stati Uniti praticamente, perché in effetti se uno scava a fondo non esistono le repubbliche, ma sono tutte corporation. Anche l'Italia si chiama Republic of degli Stati Uniti, no? E quindi perché c'è stato un meccanismo a fine 800, inizio 900, in cui gli stati hanno ceduto le loro sovranità a una serie di ricche elite, e quindi ci ritroviamo in questo stato. Perciò poi alla fine, come dici tu, lo Stato non ha soldi per pulire le spiagge, non ha soldi per, ma anche l'Europa sta portando a questo, cioè se uno volesse comunque avere una sorta di autonomia economica, lo Stato non riesce ad avere, perché prima di tutto non stampa moneta, cioè prima di entrare in Europa noi Esatto. stampavamo moneta e avevamo soldi per rimediare a queste lacune che dicevi tu. Oggi ci troviamo paradossalmente che un Facebook o un McDonald's abbia più potere, abbia anche più PIL praticamente di uno Stato italiano. Esatto, esatto. E tra l'altro può decidere cosa è pubblicabile e cosa non è pubblicabile. Quindi la libertà di pensiero ha un limite che mette un soggetto privato. Poi lo sai meglio di me, penso che la salute, cioè nella diatriba tra i medici, la salute non è una volontà comune, no? Ma quello che si vuole è l'ammalato, perché l'ammalato produce più soldi. Quindi mi immagino questo medico che abbia avuto anche poi difficoltà relativamente a queste grandi multinazionali qui, no? Tu stai parlando del mio libro? Sì, sì. No, questo medico, diciamo, trova questo farmaco per fare ringiovanire, poi viene delegittimato in tutti i modi, e questo nel libro porta a una grossissima casa farmaceutica cinese, la Pharma for You, che si compra a un prezzo, diciamo, relativamente basso per questa casa farmaceutica il brevetto, diciamo così. Però, diciamo, prima di comprarselo il medico è stato delegittimato e quindi lui non poteva in ogni caso farlo. Ma ti dico di più, dopo che questa Pharma for You compra il brevetto, nel contratto gli fa firmare che non possono essere perseguiti per le opinioni che danno, e cominciano a dire che loro rifaranno tutti gli esperimenti perché erano dei medici dilettanti allo sbaraglio quelli che hanno fatto questi nonostante l'abbia scoperto lui il metodo per far ringiovanire, e quindi viene pure, come si dice, deriso nonostante abbia trovato lui il metodo. E poi con questi soldi lui, insomma, per non pensarci più, se ne va a vivere alle Canarie facendo la bella vita e non si occupa più di tutto quello che aveva fatto. Penso che anche questo sia abbastanza realistico.
Senti, e perché in questa società chi ha una marcia in più viene sempre deriso dagli altri che hanno una marcia in meno? Come te lo spieghi? Perché nella società la credibilità la tua credibilità dipende dal posto che occupi nella società e nelle persone a cui sei agganciato, non dalla tua bravura. E lui praticamente, infatti, in un discorso con suo padre, questo che si chiama Paul Dubh, che è un sudafricano sconosciuto, biologo sudafricano, gli dice: forse avrei dovuto frequentare altri ambienti per avere una credibilità, intendo dire ambienti di alto livello medico. E il padre gli dice: vabbè, ma ormai è inutile pensarci, quindi prenditi i soldi che ti hanno dato e non ci pensare più. E gli dice pure che magari sei un medico, domani ti scopri un armatore di navi turistiche, proprio per dirgli che è inutile pensare su una cosa che la credibilità purtroppo non ce l'hai, e nella società, non avendo la credibilità. Tra l'altro io faccio pure riferimento a un medico realmente esistito, non so se conosci la storia, un medico ungherese dell'Ottocento che si chiamava, io non lo so pronunciare in ungherese, Suelmes, che si può trovare in Wikipedia, lo puoi trovare, che è un medico che ha inventato il lavaggio delle mani ed è stato deriso da tutti i medici perché questo medico lavorava in un ospedale viennese, austriaco, un famoso ospedale viennese. Lui si accorse che c'erano due reparti in cui facevano partorire le donne. In un reparto li facevano partorire le ostetriche, nell'altro reparto i medici. Nell'altro reparto i medici che facevano partorire le donne toccavano anche i cadaveri, facevano la dissezione dei cadaveri. Questi medici toccavano i cadaveri e poi toccavano le donne che partorivano, e nel reparto dove c'erano i medici la mortalità era molto molto più alta dell'altro reparto. Allora lui suggerì di lavare le mani ai medici prima di fare partorire le donne. Dopo che hanno fatto questo, c'è stato un calo drastico della mortalità. Tutto questo che ti sto raccontando lo puoi verificare su Wikipedia, è tutto reale. E praticamente, nonostante l'evidenza scientifica, tutti i medici hanno cominciato a deriderlo perché non si spiegavano perché succedeva, perché ancora non si sono scoperti i batteri. Ed talmente è stato deriso che poi è stato licenziato dall'ospedale e lui è diventato, diciamo, è andato a finire in un manicomio perché diciamo che è impazzito, ha avuto dei problemi cerebrali e poi è morto in quel manicomio. E poi è stato riabilitato diversi anni dopo la sua morte. Quindi, per dirti la credibilità, riagganciandomi al mio libro, la credibilità di una persona da cosa dipende? Non dipende dalla bravura, purtroppo, nella nostra società. Senti Mario, noi sul canale siamo convinti che, perché poi se ti lascio continuare a parlare sul libro rischiamo pure di spoilerarlo troppo, no? E quindi invece poi uno deve dire quel giusto per renderlo interessante, insomma, il libro, e stai dando parecchi spunti veramente interessanti. Però ci interessa anche conoscere l'autore, perché in effetti io penso che l'abbiamo capito in questi anni, no? No, poi l'hai detto anche forse tra virgolette nella frase che hai utilizzato ultimamente, che le persone non comprano libri ma spesso comprano autori, no? E quindi tendiamo insomma anche a far conoscere l'autore, perché secondo me poi se uno rimane affascinato dall'autore poi tendenzialmente sceglie anche il libro, anche se la tua è una storia molto particolare che colpisce, insomma, colpisce molto, perché comunque, come hai detto tu, è distopica, tra virgolette, ma è anche abbastanza attuale, legata alle varie agende che comunque ci sono attualmente in giro e che vorrebbero comunque che noi arrivassimo a una sorta di vita eterna, magari non con la Medusa, ma con il transumanesimo. E volevo sapere come mai ti sei appassionato anche alla questione, per esempio, della Chiesa rispetto al libro. Mm. Sì, diciamo, io sono un tipo di autore che ho due generi che mi piacciono, che è la fantascienza e la saggistica. Quello della Chiesa è un libro molto breve, perché non potevo sicuramente fare un libro di raccontare 2000 anni di storia della Chiesa. E diciamo, questa è una raccolta di tutte le cose più bizzarre e più strane che ha fatto la Chiesa cattolica. Ti dico solo una chicca del libro, che è quella che pochi conoscono. La Chiesa è stato l'unico ente che ha fatto il processo a un cadavere. Cioè un papa ha disseppellito un papa precedente, cioè già morto,
e gli ha fatto delle domande. Ovviamente il cadavere non ha mai risposto. Gli ha fatto delle domande, eravamo nell'800, era Papa Formoso. Dopodiché la cosa è stata talmente assurda che c'è stata una rivolta della popolazione romana contro questo Papa che aveva fatto diseppellire quello precedente, che è stato prima chiuso nel castello Sant'Angelo e poi ucciso, mentre il cadavere di quello precedente poi è stato rimesso a posto perché i romani l'hanno trovato alla fine del Tevere. Questa è una delle cose più strane, ma ce n'è parecchie nel libro. Io ora non le ricordo tutte, le ho scritte tempo fa. E poi alla fine del libro, un'altra cosa di cui sono appassionato, c'è la nascita del nostro calendario, il calendario gregoriano, che ha, diciamo, il come? Giuliano. Ha Prima sostituito il c'era Giuliano. ha sostituito quello giuliano, esatto. E questo è stato fatto da Papa Gregorio XIII nel 1582. Io spiego anche che nel 1582 ovviamente non eravamo nel 1582, ma nel 2335, perché c'era quello giuliano che partiva dalla fondazione di Roma. Spiego anche i giorni che noi ogni giorno pronunciamo, tipo lunedì, martedì, mercoledì, che vengono dalle divinità romane che loro adoravano gli astri. Insomma, un discorso lungo. Tanto che io sto pensando ora di fare un altro libro, un altro saggio a livello geografico sul tempo terrestre, diciamo, un libro geografico che parla di fusi orari, di calendari, di ore, insomma. Quindi io ho avuto sempre queste due passioni. Dimmi. Senti Mario, che relazione c'è tra la Chiesa e la vita eterna? Tra la Chiesa? E la vita eterna di cui parli nel libro? No, nessuna, perché lì la vita eterna si intende la vita eterna nel senso che tu ringiovanisci e viene chiamata la vita eterna perché muori solo in caso di incidente o malattia. Quindi io l'ho chiamato la vita eterna in questo senso, non nel senso dell'aldilà. Sì, 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 sì. La vita eterna nel senso che diventa la vita. Ma ti dirò nel libro, diamo un'altra chicca, c'è pure la Chiesa che si riorganizza. Si riorganizza perché capisce che non può più vendere la vita eterna. C'è un discorso tra un papa e i cardinali, dice ma ci hanno levato, ora come facciamo più a vendere la vita eterna che questi già vivono qua sulla terra? E non ti dico come si riorganizzano, perché è l'unica religione che si riorganizza in modo completamente diverso e utilizzando le strutture, cioè i monasteri, i conventi, in altro modo. Poi chi legge il libro vedrà come. Allora la mia domanda non era fuori luogo, insomma. No, non era fuori luogo perché è normale, ma infatti è normale che poi le religioni, una volta che tu vivi, comunque muori solo di malattia o di incidente, è normale che poi le religioni come fanno a venderti la vita eterna che tanto tu istintivamente dici ma tanto io vivrò per sempre, anche se non è vero. Senti, perché le masse prima inseguono la vita eterna e poi la rigettano, secondo te? Non ti seguo, tu intendi dire come mai le masse prima inseguono in che senso? Sì, sì, la natura umana, perché la natura umana prima la insegue la vita eterna, poi quando la ha come dono inizia ad andare in crisi e la vuole, insomma, rinnegare, no? Come hai raccontato tu nel libro. Cioè nel libro tu dimmi. Io ho detto che c'erano delle persone che poi non la volevano più la vita eterna, no? Volevano morire, volevano tornare a Sì, non sì, avere sì, la vita. In quel senso nel qua, libro, allora, nel libro ci sono anche delle persone che non vogliono ringiovanire, vogliono vivere normalmente finché la natura non decide che è la loro ora. E tra l'altro questi nel libro sono molto bistrattati, poi insomma vengono quasi obbligati, è un discorso un poco complesso. Poi c'è un bellissimo discorso proprio tra Paul Dubbe, quello che ha, diciamo, quello che è alle Canarie perché ormai lo vende la Parma for You, però è quello che ha inventato il farmaco per ringiovanire, è un tizio che non è ringiovanito e che è arrivato tranquillamente a più di 100 anni senza avere niente perché era uno molto sano. E lui, questo però stiamo anticipando troppo secondo me. Questo, fermati, non ti preoccupare. ok. Senti, no, è meglio che non spoileriamo, eccetera. E sulla questione della reincarnazione relativa alla Chiesa, che cosa ne pensi? Sai che in passato c'era anche nella Chiesa cattolica
e poi è stata tolta? La reincarnazione? Sì. Ma io non sono molto credente, cioè io non sono un credente cattolico. Io credo che per la complessità del mondo ci sia un essere superiore che abbia progettato tutta la situazione, perché per me il mondo è troppo complesso per essere nato dal caso. Però non credo in un al di là tipico della Chiesa con un paradiso, inferno, purgatorio. Non so se mi spiego. Sì, La sì. mia è, io credo in un Dio creatore che si ferma alla creazione, diciamo così. Senti Mario, questi due libri che hai scritto, quanto ti hanno esposto a delle critiche e quanto a degli, diciamo, applausi, va? Ma guarda, io del primo libro l'ho pubblicizzato poco e quelli che hanno, sto parlando di tutto quello che forse non sai sulla Chiesa Cattolica, quei pochi che l'hanno letto mi hanno detto che era ottimo, ma l'hanno letto veramente in pochi. Questo che è appena iniziato, diciamo, ha avuto moltissime critiche in una pagina Facebook che non voglio dire qual è, che mi hanno subito assalito Le ho lette, dicendo le ho lette. Ma guarda che entrai in tua difesa, non so se ti ricordi, le ho lette. ah, Eh, quindi sai anche qual è la pagina. sì, 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 sì. Senza nemmeno averlo letto. Io Eh. vorrei capire come si fa una critica senza nemmeno aver letto un libro. Dico, se lo leggi. Uno ha letto le prime 3 righe e mi ha detto fa schifo, ma se hai letto le prime 3 righe? No, no, io ricordo che postasti questa cosa, ma comunque la tendenza del primo approccio, perché pure con me è stato così con i miei libri, poi ho bloccato quei 7-8 di loro e quindi poi non sto avendo più difficoltà su quel gruppo che dici tu, capito? Okay. Sì, sì, ma ho visto che comunque lo fanno anche con tante altre persone perché ultimamente pure con una tizia hanno fatto la stessa cosa. Mm. No, è perché in effetti poi, vabbè, poi vanno contro le persone che hanno fatto autopubblicazione. Cioè, per me una persona che scrive un libro, poi o ti appoggia una casa editrice o lo pubblichi da solo, comunque ci vuole coraggio, no? Io penso che tu abbia avuto coraggio a mettere delle idee su carta e presentarle a tutti quanti, no? Cosa ne pensi? Sì, credo di sì, perché ti esponi sempre a critiche feroci. Tra l'altro, vedi, io ho un modo di scrivere abbastanza strano. Io, ad esempio, quando ho scritto questo libro, io, ad esempio, che ti posso dire, un giorno mi viene l'ispirazione e sono capace di scrivere sei fogli di A4 tutti di seguito, sperando che non mi finisce la fantasia di quello che sto pensando, poi magari per 10 giorni non scrivo niente. Questa cosa di scrivere di getto per evitare che mi dimentico tutto quello che sto pensando, spesso mi porta a fare diverse correzioni nel libro perché capisci bene che scrivendo di getto fai sempre qualche errore ortografico e qualche errore grammaticale. Quindi poi alla fine io ho perso più di un mese per correggere tutti gli errori grammaticali e tutti gli errori ortografici. Allora, ti devo dire una cosa, allora io al momento in cui tu lo pubblicizzasti, io l'ho scaricato il libro, no? Perché l'hai messo per un periodo gratuitamente su Google, no, su Amazon in effetti. Sì, sì. E l'ho letto fino a un certo punto, però siccome facendo questa presente il tuo libro sto leggendo un mare di libri contemporaneamente, non sto capendo granché, sto scrivendo i miei, insomma, quindi è un momento particolare. Però almeno un'infarinatura la volevo avere e l'ho letto, insomma. Però mi stai proprio incuriosendo, cioè veramente anche rispetto al finale, penso che comunque anche salutando. Il finale è completamente che non ti aspetti, eh, completamente, e non lo voglio rivelare perché e quindi nel lo libro. andrò sicuramente a recuperare perché mi ha incuriosito tantissimo. Poi, peraltro, ripeto, cioè, secondo me quello che tu hai raccontato è fantasy su certi livelli, ma come hai detto anche tu, non tanto, insomma, perché comunque c'è chi comunque ci vuole portare a delle dimensioni, no, multinazionali in cui lo Stato e la sovranità dei popoli non esiste ed esiste soltanto chi ha potere e chi ha i soldi, insomma, quindi è molto realistico. Peraltro ci sono le agende 2050, insomma, perché prima era 2030, è stata spostata adesso al 2050. Quindi, senti Mario, adesso mandiamo un attimo la presentazione del tuo libro in modo che in maniera più grafica chi ci sta ascoltando, insomma, ha la possibilità di sentirla, no, sentire la copertina che tu hai pubblicato. Ok? Ok.
Nel 2040 quasi tutti i lavori sono svolti da robot e intelligenze artificiali e gli umani sono da questi stati sostituiti. Le pensioni sono state cancellate e in tutti gli stati a chi non lavora viene dato il reddito di residenza, così chiamato perché legato alla residenza nello Stato, equivalente a $700. Si sta un poco meglio in Cina e in Sudafrica. Proprio in Sudafrica, uno sconosciuto biologo, Paul Dube, vuole provare con un esperimento di ingegneria genetica a trasferire il potere di ringiovanire della cosiddetta medusa immortale, Turritopsis nutricula, sugli umani, facendoli quindi diventare potenzialmente immortali. Ci riuscirà? Diventerà ricco? Tutti vorranno ringiovanire? E cosa comporterà questo a livello globale? Un libro pieno di colpi di scena, dove al racconto generale sull'umanità si intrecciano i racconti delle vite private e professionali dei protagonisti, toccando i temi della delegittimazione delle persone, della credibilità di una persona o di un'azienda a seconda del posto che occupa nella società, del rapporto genitori-figli, del rapporto dell'uomo col pianeta Terra. Eccoci, siamo di nuovo in studio con Mario Pisciotta, che ha scritto un libro 2050 La vita eterna. Mario, io non ti voglio trattenere tantissimo tempo, però volevo comprendere perché, secondo il tuo parere, un lettore poi dovrebbe prima di tutto acquistare il libro e poi leggerlo. Allora, secondo me dovrebbe acquistare questo libro perché, pur essendo un libro di fantascienza, è ambientato relativamente vicino nel tempo perché è ambientato nel 2040 e dal mio punto di vista moltissime delle cose che io ho scritto si avvereranno nella realtà. Quindi il lettore si troverà proiettato in un futuro che ci sarà realmente questo futuro e tra l'altro se è un lettore giovane dal libro capirà pure in quale settore indirizzarsi per non essere tra 20 anni tra quelli che hanno il reddito di residenza, ma essere tra quelli che comunque hanno ancora uno stipendio. Poi, oltre questo, nel libro si affrontano diversi argomenti, quale ad esempio la credibilità delle persone a secondo del posto che occupano nella società, nonché il rapporto genitori-figli e altri aspetti molto interessanti. È un libro, secondo me, da leggere pensando che quello che c'è scritto è quasi sicuro che si avvererà tra una ventina d'anni. Senti Mario, cosa pensi dei media di oggi? Cosa penso dei media di oggi? Ma io i media di oggi credo che non ci sia più un'informazione indipendente, almeno in Italia. Sono tutti comunque votati a qualcuno di sopra che li finanzia e quindi non sono altro che non sono dei giornalisti, sono delle persone che scrivono sotto dettatura da qualcuno che sta più in alto, che noi non vediamo ma che c'è. No, la penso come te, la penso realmente come te. Mi piacerebbe riaverti anche per l'altro libro, se troviamo un po' di spazio in futuro, quindi vieni a parlare di quello sulla Chiesa. Sì, per me magari poi ci mettiamo d'accordo e vediamo anche l'altro. Sì, penso che comunque, ripeto il discorso di prima, come sono i media così sono gli scrittori di alto livello, cioè praticamente ormai non scrivono più sicuramente. Infatti io quello che consiglio nelle mie pagine Telegram, eccetera, di leggere i nuovi autori perché sono quelli che danno quella spinta di riflessione in più e penso che il tuo libro possa dare tante spinte di riflessione in più. Regalaci un saluto particolare per chi ci ha ascoltato. Saluto tutti quelli che hanno seguito questa presentazione del mio libro, vi auguro una buona giornata e una serena continuazione delle vostre vite, perché io ho sempre creduto che nella vita la cosa più importante non sia né il denaro né quella tra parentesi che viene chiamata felicità, ma la serenità. L'importante è la serenità nella vita. Mario, mi è venuta un'altra domanda, ma aprirai un'altra finestra gratuita ebook o non lo farai? In che senso finestra gratuita? Perché per un periodo hai aperto una finestra gratuita. Sì.
Io ho ancora, mi sembra, 2 giorni di poter far scaricare gratuitamente. Penso che in futuro lo farò, non a Ah, brevissimo. vabbè, tu ce lo comunichi e noi lo diffondiamo la notizia. Senti, Senz'altro. Mario, questa Dimmi. pagina, come dico, è vostra, insomma, cioè degli autori, è mia anche come autore. L'ho creata perché veramente, come hai ben visto sulla tua pelle, non è facile scrivere un libro e promuoverlo e pubblicizzarlo. È un mondo pieno di squali dove chiedono tutti quanti soldi, quindi, ma chiedono soldi poi per essere poco professionali. Almeno io nella non professionalità non chiedo soldi a nessuno e quindi do la possibilità a libri che sono adesso usciti e sono di valore rispetto a quelli là mainstream di emergere, insomma. Il canale è ancora piccolo, ma comunque sta crescendo man mano, anche rispetto a quando tu sei iscritto, insomma, qualche mesetto fa. E spero comunque anche con le condivisioni su Telegram, su altri canali, insomma, di portare alla diffusione dei vostri libri, perché il tuo, per esempio, da quello che hai detto, lo ritengo molto molto interessante. Ti E, ringrazio. quando vuoi, è un piacere, insomma, riaverti in studio col secondo libro, poi, come abbiamo detto prima, magari ci riorganizziamo in privato. E Sì. vabbè, saluto anche io a tutti coloro che ci hanno ascoltato. E vabbè, io e ti ci salutiamo poi in retroscena tra un Ok. secondo. Ok, ciao a tutti, buonasera. Buonasera a tutti. La fanciulla di neve, Snegurocca. Un nome non certo semplice da ricordare né tantomeno da pronunciare. Eppure questo libro non poteva che intitolarsi così. In una società, come quella italiana, a forte multietnicità e dunque caratterizzata dalla necessità di procedere ad una reale conoscenza dell'altro, nell'intento di giungere ad una profonda ed autentica integrazione. Per gli anglosassoni è Snow Maiden, la fanciulla di neve, una poetica storia di tradizione russa che affonda le proprie radici nella mitologia, a cavallo tra sacro e profano, e che, nelle sue più svariate declinazioni, ha ispirato anche grandi compositori come Tchaikovsky. Figlia del burbero Ded Moroz e della meravigliosa fata primavera, Snegurochka vive confinata a palazzo, nella foresta dei ghiacci perenni, come sotto una campana di vetro. Un giorno, però, viene sorpresa da una bufera di neve che le fa smarrire la via di casa, ritrovandosi in balia degli elementi e probabilmente a rischio umani. Sì, perché il tirannico sovrano aveva da sempre vietato alla sua unica ed adorata figlia di avvicinarsi al villaggio, convinto che gli uomini fossero tutti cattivi e corrotti. E per uno strano scherzo del destino sarà proprio una coppia di semplici contadini a salvare la ragazza da morte certa, facendole scoprire il disinteressato sentimento d'amore. Dopo una lunga meditazione e messa alla prova dell'assoluta buona fede degli umani, Papà Gelo concede a Snegurochka di dividersi tra il palazzo dei ghiacci perenni e la dacia dei suoi nuovi genitori umani. Ma cosa accade se il cambiamento di una figlia finisce in realtà col mutare radicalmente un padre, che si ritroverà, per un bene superiore, a mettere da parte gli egoismi personali? Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene, viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà, lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo, la curiosità